Questo è John Kirby, consigliere per la comunicazione sulla sicurezza nazionale della Casa Bianca. Il 12 dicembre, quindi dopo i fatti anche della Casa Bianca, prima che fosse bloccata la base di Wright-Patterson, Kirby, ovviamente dietro la pressione dei governatori che erano incazzati come le iene, poi preparerò un seminario perché finora ho fatto vedere solo la punta dell'iceberg di tutta la documentazione che abbiamo raccolto, che veramente un po' l'ho mostrata da Red, un po' l'ho mostrata in altre interviste, ma c'è una marea di video che vorrei vedere dove c'è una cosa molto importante, c'è un sindaco che ha filmato i droni, scusate, ha filmato gli UFO che diventano droni, cioè si trasformano. Prima sono oggetti di luce, o sferici o ellittici, quindi il classico UFO, poi incominciano a spuntargli le ali, incominciano a lampeggiare le lucine, e questo sindaco ne ha filmati 2. E poi ci sono, ma è un fatto che si conosce già dagli anni 50 perché già contattisti americani ne parlavano come Orfeo Angelucci. Quindi John Kirby, sentite un po', dice tutto e il contrario di tutto. 12 dicembre 2024. Voglio commentare i rapporti sulle attività dei droni qui sulla costa est, in particolare nel New Jersey e dintorni. Al momento non abbiamo prove che gli avvistamenti di droni rappresentino una minaccia alla sicurezza nazionale o alla sicurezza pubblica, o abbiano un nesso con l'estero. Il Dipartimento della Sicurezza Interna e l'FBI stanno indagando e stanno lavorando con le forze dell'ordine statali e locali per fornire risorse utilizzando numerosi metodi di rilevamento per comprendere meglio la loro origine. Utilizzando tecnologie molto sofisticate di rilevamento elettronico fornite dalle autorità federali, non siamo stati in grado, e nemmeno le autorità di polizia statali o locali, di confermare alcuno degli avvistamenti visivi segnalati. Al contrario, dopo l'esame delle immagini, sembra che molti degli avvistamenti segnalati siano in realtà aeromobili con equipaggio che operano legalmente. La Guardia Costiera degli Stati Uniti sta fornendo supporto allo Stato del New Jersey e ha confermato che non ci sono prove di alcun coinvolgimento di origine straniera da navi costiere. Inoltre, non ci sono avvistamenti di droni segnalati o confermati in alcuno spazio aereo ristretto. Detto questo, prendiamo sul serio la minaccia posta dai sistemi aerei senza equipaggio, motivo per cui le forze dell'ordine e altre agenzie continuano a sostenere il New Jersey e a indagare sulle segnalazioni, anche se non hanno scoperto alcuna attività dolosa o intento in questa particolare fase. Mentre non si rileva attività dolosa, gli avvistamenti segnalati evidenziano una lacuna nelle autorità e quindi esortiamo il Congresso ad approvare una legislazione che estenderà ed espanderà le attuali autorità antidrone, così che siamo meglio preparati a identificare e mitigare qualsiasi potenziale minaccia agli aeroporti o altre infrastrutture critiche, così che le autorità siano fornite degli strumenti necessari per rispondere anche a tali minacce. Allora, secondo me questo discorso l'ha scritto Paperino dopo aver fatto un corso scadente di PNL. Nessuna minaccia alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica, nessuna prova che ci siano coinvolgimenti di potenze straniere, nemmeno dalle coste americane, perché era girata la voce che c'erano navi russe o iraniane che tiravano i droni vicino alle coste degli Stati Uniti, come se una nave russa o iraniana si avvicina alla costa e nessuno dice nulla, no? Hanno utilizzato sofisticate apparecchiature di rilevamento, ma non sono riusciti a capire che cavolo si trattasse. Sono aeromobili con equipaggio che operano legalmente, ma come? Non ci sono avvistamenti di droni in alcuno spazio aereo ristretto, ma se hanno bloccato Wright-Patterson, la Casa Bianca, il Campidoglio, poi cambia e dice il contrario, prendiamo sul serio la minaccia posta dai sistemi aerei senza equipaggio, ma allora sono legali, non sono legali, sono potenze straniere, nessuna minaccia alla sicurezza nazionale, quindi prima non sono una minaccia, poi dice che prendono sul serio la minaccia. C'è pazzesco. Gli avvistamenti hanno evidenziato lacune nelle autorità, direi. Bisogna espandere le autorità antidrone per poter rispondere a tali minacce.
scusate, ma non siete la potenza militare più sofisticata del pianeta? Quindi ha sparato talmente tante minchiate questo signore che è vergognoso, cioè veramente PNL di livello molto scadente. Questa è la più importante base dei Marines degli Stati Uniti d'America, dove si chiama Marine Corps Base Quantico. Questo è uno degli ingressi, ce ne sono vari, vedete, è enorme, ci sono molte scuole di addestramento, quindi MCB Quantico, Marine Corps Base, è una delle più importanti installazioni militari degli Stati Uniti d'America, è situata tra due piccole comunità che sono quella di Triangle, che vuol dire proprio triangolo, e Quantico, nello stato della Virginia. Qui vengono addestrati il corpo dei Marines e anche i Navy SEAL, i corpi speciali dei Marines, e anche i membri di alcune forze dell'ordine federale, tra cui la più importante è sicuramente l'FBI. Quindi c'è un'accademia anche dell'FBI che si occupa del reclutamento e dell'addestramento degli agenti dell'FBI. I droni impunemente, questa super base, super vigilata, l'hanno sorvolata impunemente. E chi lo dice? Giusto lo dice il governatore della Virginia, il 9 gennaio 2005, quindi a Trump eletto presidente. Trump fa un incontro a Mar-a-Lago, la sua residenza, fuori dalla Trump Tower, da cui è andato via perché i suoi servizi di sicurezza hanno scoperto che era infestata di microspie della CIA e di altre agenzie che spiavano Trump per impedirgli di diventare presidente, quindi fatto bagagli e bagaglini e se n'è andato a Mar-a-Lago, a casa sua. E di fianco a lui c'è Glenn Youngkin, che è il governatore della Virginia, che risponde alla domanda di questo giornalista della Fox che si chiama Peter Doocy. Intanto fa ridere la prima reazione di Trump, sentite un po'. Hai idea di cosa sia successo ai droni? Cos'è successo ai droni? Pensavi che il governo sapesse cosa stava succedendo con questi droni nel New Jersey? Ce n'erano alcuni vicino a Bedminster. Non lo so, sono spesso sopra Bedminster, quindi immagino vi darò un rapporto sui droni a circa un giorno dall'insediamento dell'amministrazione, perché penso che sia ridicolo che non vi stiano dicendo cosa sta succedendo con i droni. E non è solo con me. Glenn mi ha detto oggi che in Virginia ci sono droni dappertutto che fanno... Nessuno ne parla. Non so perché. Vuoi dire qualcosa? Solo un breve commento che è: siamo la sede della più grande base navale del mondo a Quantico e ospitiamo molte squadre dei SEAL e abbiamo un'enorme infrastruttura di sicurezza nazionale. Ora, per 2 anni consecutivi, abbiamo avuto incursioni di droni sullo spazio aereo sicuro e ancora non sappiamo perché. Penso che sia assolutamente inaccettabile. Penso che il presidente Trump e la nuova leadership che sta entrando lavoreranno diligentemente per capire chi c'è dietro e cosa fare per fermare la sorveglianza digitale della nostra infrastruttura di sicurezza. È pericoloso. Perché non possono farlo? Mentre stavamo affrontando un attacco terroristico a New Orleans, avevamo droni che volavano sopra i nostri reattori nucleari in Louisiana e abbiamo portato questa questione all'attenzione della FAA e gli abbiamo chiesto di dare agli stati la possibilità di mitigare questi droni ed è bloccato sulla scrivania di qualche burocrate. E questa è la realtà. Nessuno lo sa. Non vogliono parlarne. Governatore, prego. Volevo solo dire che abbiamo droni in Wyoming che sorvolano anche la nostra infrastruttura ed è incredibilmente frustrante, che non solo non abbiamo modo di sapere cosa siano, ma nessuno sa come affrontarli. Non vogliono parlarne e nessuno sa perché non vogliono parlarne. Potrebbero essere i nostri droni, spero sia così, che siamo noi a farlo per fare ricerche e forse non vogliono parlarne. Spero che non sia nemico, ma lo scopriremo il 21, il giorno dopo. Datemi un po' di tempo per l'inaugurazione, ma poco dopo vi daremo un rapporto a riguardo. Vi diremo cosa sono. Loro sanno, ed è molto strano che non ne parlino. Quindi praticamente l'amministrazione uscente, a voce di John Kirby, spara un sacco di menzogne e in questo incontro vari governatori, tra cui lui il più importante, Youngkin, che parla di Quantico e dice da 2 anni
Quindi Kirby mente spudoratamente quando dice non abbiamo avuto problemi in installazioni di sicurezza, poi parla lui che non mi ricordo il nome, sono tutti governatori dei vari stati, Wyoming, quindi è successo qualcosa di impressionante, ma analizzando le parole di Youngkin, allora intanto Trump dice che i droni erano spesso sopra Bedminster, che è la sede del suo golf club. C'è il Trump National Golf Club a Bedminster ed era spesso sorvolata da questi oggetti. Questo è un fatto molto importante perché poi c'è un messaggio extraterrestre che spiega che cosa è accaduto. E poi dice che il giorno dopo, o pochi giorni dopo l'insediamento, avrebbe rivelato tutto sui droni e che era ridicolo che l'amministrazione Biden tacesse la verità al popolo americano, e poi lancia la palla a Youngkin dicendo che in Virginia ci sono moltissimi avvistamenti e nessuno ne parla. Non ha detto nulla. È stato zitto, evidentemente ha capito che la verità è sconvolgente, però ha istituito quella task force capeggiata da quella bellissima ragazza, la deputata Anna Paolina Luna, che dirà la verità sugli UFO. Tra le varie cose, UFO, 11 settembre, il virus, le uccisioni di Kennedy, Bob e John, Martin Luther King, i clienti di Epstein, cioè una vera rivoluzione epocale. E Youngkin dice che Quantico è la sede della più grande base navale del mondo, in cui ci sono molte squadre dei Navy SEAL, i corpi speciali dei Marines, e sistemi di sicurezza enormi. Nonostante questo, per 2 anni lo spazio aereo protetto dalla base è stato violato da questi droni e nessuno riesce a giustificarlo. Quindi in realtà a livello mediatico questa cosa è venuta fuori tra novembre e fine anno, primi di gennaio, di questa invasione di droni, ma dura già da tempo.